Ciao ragazzi, ben ritrovati. Siamo alla prima lezione del corso medio che vi ho illustrato nella precedente puntata. Andiamo a vedere qua a destra, adesso la prima parte, e approfondiamo punto per punto. Allora, partiamo subito con la distinzione di che differenza c'è tra Power BI Desktop e Power BI di Excel. La Microsoft è fortissima, ma tende a far generare grossa confusione agli utenti finali. Allora, in realtà sono due software diversi, sono due software di reporting, però il primo, Power BI Desktop, vi permette di fare dei dashboard dinamici, quindi potete curare la parte mobile, quindi presentare un dashboard dinamico che toccando gli elementi cambiano altri elementi, i grafici, eccetera. È anche un software a oggetti, non ci sono le celle come in Excel, eccetera. E poi pubblicate su uno store online, diciamo, il vostro report è disponibile attraverso l'app Power BI che è disponibile sia su Apple e Android e potete visualizzare il vostro dashboard sul cellulare oppure sul tablet. Potete anche vederlo con il PC attraverso una pagina web, quindi ci vuole un portale, ci vogliono delle licenze particolari, poi con Power BI Desktop bisognerebbe cercare di arrivare alle licenze per Power BI Desktop Pro perché vi danno molte feature in più. Quindi diciamo ci sono tantissime cose, la Microsoft sta spingendo tantissimo su questa tecnologia, questo tipo di software qua. Però a noi qui nel corso base medio, scusate, interessa più Power BI Excel perché una volta che voi avete installato l'Office 2016 oppure l'Office 365 che in realtà ehm, sono la stessa cosa, solo che il 365 cosa dà di più? Dà una fruizione di servizi completi, parte da Excel, Word, Outlook, Sky for Business, eccetera. In più l'Office 365 riceve gli aggiornamenti, quindi la correzione di bug, eccetera, arrivano con più velocità rispetto all'Excel tradizionale che generalmente si installa a casa. Quindi sul Power BI Excel è più uno strumento completo a mio avviso, non per la parte mobile. Se andiamo su mobile dobbiamo usare Power BI Desktop. Quindi sull'Excel però abbiamo tutti gli strumenti operativi, quindi noi quando andiamo a costruire un qualcosa diamo alle persone la possibilità di lavorare sul report perché abbiamo innanzitutto le celle, possiamo fare le formule, possiamo usare il Visual Basic, l'utente si può creare dei fogli personalizzati e usare un software che già conosce perché ok, ci sono le Power BI, io sono il tecnico, preparo tutto quanto, però quando ho preparato il tutto e lo butto sui tab di Excel, in realtà all'utente finale sembra un Excel tradizionale, l'Excel da una volta. Quindi il gioco sta nel programmare bene la Power BI per dopo dare una fruizione all'utente finale semplice, utilizzando una tecnologia che già conosce. Ok, allora, cos'è una tabella? Una tabella è un insieme di colonne e di record che hanno al suo interno delle informazioni, dei dati. Quindi, se abbiamo una tabella di questo tipo qua, dove abbiamo il campo 1, 2, 3, 4 e all'interno dei campi abbiamo AAA, BBB, CCC, FFF, cosa succede? Facciamo finta che qui sia tutto popolato, che questa tabella, dato che deve scrivere su disco tutte queste informazioni, tutte queste celle, occupa un certo peso. Quando io vado ad interrogarla, lui deve leggersi tutte le righe, deve leggersi le colonne, se la carica in memoria tutta quanta, quindi diventa cicciotta e fa fatica a lavorare. Che cos'è dopo? È arrivato il concetto di cubo o cubo OLAP. Se sentirete OLAP è in riferimento al cubo. Il cubo che cos'è? Prende questa bella tabellina e la fa diventare un cubo tridimensionale. Vediamo se trovo un'immagine su internet. Cubo OLAP. Ecco qua, ad esempio, questa è un cubo. Quindi lui prende praticamente la nostra tabellina e cosa fa? Va a compattare il contenuto della tabella. Facciamo finta che qui ci sia scritto ancora AAA, AAA,
la stringiamo un pochino la nostra tabella, il cubo finale sarà questo. La AAA sparisce e rimane un solo valore, quindi lui va a comprimere tutti i dati che sono uguali tra loro. È come prendere un file di testo, un file CSV o qualcos'altro e comprimerlo con un file zip. Il file zip cosa fa? Prende tutte le informazioni che sono uguali e cerca di comprimerle il più possibile. Comprimendolo otteniamo una compressione su disco elevatissima. In più, utilizzando questa tecnologia, la Power BI usa tutto la tecnologia OLAP, quindi a cubo, permette appunto di comprimere, ma diventa anche estremamente veloce il recupero di questi dati, perché la Power BI entra nel cubo, prende il criterio che voi avete selezionato, estrae quella piccola fetta all'interno del cubo, lo carica in RAM e ve lo restituisce. Invece prima avevate la tabella per estesa, doveva leggersela tutta e era complicato. Se volete approfondire ulteriormente la differenza tra cubo e tabella, potete fare un giro anche su Wikipedia che è spiegato molto nel dettaglio. Vediamo i punti successivi. Cos'è Power Query? Allora, Power Query è, innanzitutto facciamo una cosa, configuriamo Excel per poter lavorare in Power BI. Allora, elemento pratico, dobbiamo far comparire la Power BI in Excel. Come facciamo? Allora, Power Query c'è già, andando nel menu dati, è questa cosa qua. Se avete Office 2016, attenzione, non lavorate con versioni precedenti perché altrimenti rischiate che quando cambiate versione le cose non funzionano più. Dal 2016 l'hanno stabilizzata parecchio e funziona molto molto bene. Prima andava un po' così così, la versione 2010 lasciate proprio stare. Assicuratevi anche di avere il software sempre installato. Come si fa? Si va sul menu File, Account, Informazioni di Excel e qui c'è la versione del software. Io ho la 16.0.45.49, ma non è comunque l'ultima versione, è un po' che non aggiorna più. Per aggiornare Office, se avete Windows 10, scriviamo qui pannello di controllo, anzi scusate, su Windows 10 è un po' cambiato, Windows Update, verifica aggiornamenti Windows, questo qua, clicchiamo qua, facciamo un verifica aggiornamenti, lui scrolla tutto il PC, lanciate l'aggiornamento di tutto, vi si aggiorna Windows e anche Office. Torniamo indietro, quindi dicevamo Power Query lo trovate qui. Nelle lezioni pratiche vedremo come utilizzarlo al meglio e anche come configurarlo. Power Pivot è nascosto, lo dovete attivare, altrimenti non lo vedete. Anche se voi fornite un report Power BI a un utente che non ha l'opzione Power Pivot attivata, comunque funziona lo stesso. Però se dovete sviluppare dovete far uscire il menu che comparirà qua. Allora come si fa? Menu File, menu Opzioni, andiamo su Componenti aggiuntivi, andiamo su Componenti aggiuntivi COM e premiamo il tasto Vai. Eccoli qua, qua compare Power Map, Power Pivot e Power View. Power Map e Power Pivot non vi consiglio di utilizzarli, ci sono anche sulle Power BI di Excel, però sono fatti per fare dashboard. Ricordatevi, il software per fare dashboard è Power BI Desktop. Qui ci sono, non performano come quella desktop, però comunque non è la sua mission per quanto mi riguarda. Quindi attiviamo Power Pivot e premiamo OK e qui è comparso il menu Power Pivot. Dopodiché un altro trucchetto che vi consiglio di fare è menu File, Opzioni, Centro di protezione, Impostazione centro di protezione e qui andiamo. Questo per le prossime lezioni vi aiuterà molto a gestire i programmi anche in automatico. Attivazione macro io le abilito sempre completamente. ActiveX anche li abilito. Contenuto esterno anche li attivo. Non metto però l'aggiornamento automatico, quindi quando apro il report non devono aggiornarsi in automatico, devo poterlo scegliere io questa cosa qua. Premiamo OK e facciamo comparire anche il menu di sviluppo nel caso volessimo fare programmazione, quindi impostazioni
personalizzazione barra multifunzionale, eccolo qua, menu sviluppo, anche questo è nascosto. Allora clicchiamo qua, qui vedete Power Pivot perché l'ho attivato nei componenti com, altrimenti in questa videata non sarebbe apparso. Quindi attivato la scheda sviluppo. Ok, adesso abbiamo Excel configurato bene e con tutti i componenti di ultima generazione, quindi a Power BI. Cos'è Power Query? Allora, Power Query è uno strumento, lo apriamo così lo vedete io clicco qua e si apre Power Query. Adesso io faccio una query vuota giusto per farvi vedere lo strumento. Apro lo strumento, vedete, si apre un'altra finestra che in realtà è un software a sé stante, lavora per conto suo, però è dentro Excel, non è che ho aperto un'applicazione differente, vedete in basso Excel e questo è sempre un elemento di Excel. Quindi io mi trovo qua, cliccando qua, qui avrò l'elenco di tutte le mie query, qui tutti i passaggi che faccio, la trasformazione che è un po' l'elenco delle query di Access, qui la mia barra delle formule che qui è dove andrò ad inserire il linguaggio M, che è quello che dicevo qua, quindi Power Query lavora col linguaggio M. Quando noi andremo a fare tutti i passaggi usando oggetti, quindi non useremo praticamente mai la programmazione, lui sotto va a scrivere codice M, che è il codice che utilizza appunto per fare tutto quanto. Quindi Power Query mi permette di importare i dati in Excel e trasformarli dalla A alla Z, fare tutti i processi, fare i join, mettere insieme le informazioni ed elaborarli. Quando ho finito si passa a caricare i dati elaborati in Power Query in Power Pivot. Adesso apre anche Power Pivot. Eccolo qui a Power Pivot e compariranno tutte le tabelle che io sono andato a trasformare e importare con Power Query. Qui Power Pivot lavora col linguaggio DAX. Adesso non ho importato niente, quindi non vedete le colonnine col linguaggio, eccetera. Comunque il linguaggio di Power Pivot è il DAX. Power Pivot, come accennavo prima del cubo, è lo strumento che si occupa di comprimere tutto e di lavorare il cubo. Quindi Power Query lavora a livello tabellare, Power Pivot lavora a livello di cubo. Quindi è molto importante usare entrambi gli strumenti perché Power Query è ottimizzato per importare i dati. Power Pivot è ottimizzato per comprimere e gestire il dato. Con Power Pivot potete anche con lui stesso importare i dati, ma non è efficace. Se volete potete farlo, non ve lo spiego perché secondo me non è performante. Se volete far correre tanto le Power BI dovete fare Power Query, Power Pivot, Excel in fondo. Linguaggi li abbiamo visti, ecco qua l'ultimo passaggio e poi abbiamo finito la teoria noiosa. Power BI cosa uso? Power BI o Access più Excel, io ho un set di dati, tante tabelle, le devo trasformare, le devo legare con altre informazioni. Cosa uso? Sembrerebbe che Power BI sia la soluzione ottimale per tutto, però non è sempre così, perché Access fa una cosa particolare che Power BI oggi non fa. Mi permette di creare delle tabelle di staging oppure degli storici. Se io devo storicizzare un dato in Power BI non lo posso fare perché Power BI è uno strumento per creare un front-end, per creare un report, quindi tu puoi prendere le tabelle, trasformarle, elaborarle, arrivare in fondo e mostri il dato. Però se di volta in volta ad ogni elaborazione che fai devi mettere via un pacchetto di dati, con le Power BI non lo fai, quindi dovrete ancora utilizzare Access più combinazione Excel e direi Power BI perché Power BI leggono anche da Access. Quindi a seconda di ciò che dovete fare, se dovete storare dei dati, utilizzate Access. Se avete la possibilità di usare un SQL, meglio ancora, perché uno lavora meglio con Power BI, due la potenza di un SQL Server non è paragonabile ad Access, è un sistema potentissimo, riesce a gestire molti più giga di dati e lavora molto meglio. Non approfondisco questo tema perché è un po' complicato.
Bene, allora durante le prossime lezioni capirete meglio anche come funziona il Power BI e riuscirete nel tempo a comprendere se lavorare di là, di qua o utilizzare entrambi i sistemi. Ottimo, se vi è piaciuto il video fatemi un like, condividetelo su Facebook, social network, LinkedIn, eccetera, e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ragazzi!